Come quelli che mi seguono su Instagram ben sapranno, finalmente siamo arrivati alla settimana della gara. Infatti, per chi non lo sapesse, parteciperò alla The Night of Champions del 12 settembre. È appunto, come dice il nome, una gara notturna che si terrà al circuito di South Garda e appunto si svolgerà con le Vegarosse. Per affinare al meglio le tecniche già viste nello scorso video, passerò la maggior parte di questa settimana nella pista di Lonato. Ed è per questo che ho intenzione di portarvi con me nei prossimi 5 giorni, sia per quanto riguarda le ultime giornate di allenamento per la gara e sia per quanto riguarda il resto della giornata in sé. Diciamo che è una sorta di weekly vlog. Questo chiaramente è un esperimento, io non ho mai fatto nulla di simile, ma sinceramente, dato che mi sto divertendo davvero molto a fare video, credo che possa essere interessante portarvi appunto con me. E quindi ora siamo pronti per salire in auto e dirigerci in pista con Kuj Mamma e Cicci. Martedì. Bene, premetto già che martedì non mi è stato possibile di registrare troppe clip perché sono stato davvero impegnato con la manutenzione del kart. Infatti abbiamo dovuto fare delle modifiche per rendere possibile l'allenamento dei giorni successivi e soprattutto per la gara. Infatti, ad esempio, abbiamo cambiato rapporto, abbiamo cambiato cerchi e soprattutto abbiamo aggiunto il peso al kart. Infatti nella KZ Club il peso minimo complessivo tra pilota e kart è di 180 kg. Questo significa che, avendo pure cambiato seggiolino, abbiamo dovuto aggiungere ben 12 kg di peso. E questo diciamo che non è stato un lavoro davvero istantaneo, ma nonostante tutto sono riuscito comunque ad allenarmi, a divertirmi e a scaldarmi per le prossime giornate, che sicuramente sono molto più interessanti. Ed è per questo che io direi di saltare subito al mercoledì. Sei online. Perfect. Abbiamo appena finito un turno che è andato piuttosto bene, ho fatto dei giri praticamente a fotocopia, come vedete adesso dal Micron. L'unico problema è che, non avendo ancora riferimenti di altri con questa gomma, non so ancora in quanto si debba girare qui a Lonato e proprio per questo non so se i miei tempi siano buoni o meno. In ogni caso so di per certo che sto dando il massimo per trovare il limite su questa gomma con il mio telaio. In ogni caso ho la sensazione che non stia andando affatto male, mi sembra piuttosto buono il risultato che sto ottenendo, soprattutto appunto per la costanza che appunto ho visto nell'ultimo turno. By the way, ora è giunto il momento di tornare in pista e di darci dentro con il nostro bellissimo Tony, e quindi let's go. Vai, vai, vai! Giovedì. Oggi continuano i test con la Vegarossa, che purtroppo il treno che abbiamo montato è ormai finito, non ce n'è su davvero più, ed è per questo che ci siamo procurati un treno di Vegarosse nuove che andremo a montare grazie al famosissimo pit stopper Cugini Igor. Sì, ormai la fama mi sta dando la testa, devo un po' recuperare perché sto lasciando un pochino andare, Che ha riempito il radiatore, montato il Micron, tutto pronto per andare. I pesi sono tutti montati. Questi 180 kg alla fine siamo riusciti a metterli. Quindi nulla, andiamo a vedere cosa riesco a combinare e se riesco a migliorare qualcosa con la gomma nuova. Grazie. Bene, e anche il turno di oggi è finito. Ho appena fatto il mio best di quest'oggi e di sempre con questa gomma. Infatti, se andiamo sul Micron, ho fatto un 7,62. Speriamo di andare bene anche in qualifica, che sarà dopodomani. Speriamo appunto di riuscire a mantenere un buon passo anche lì e di sfruttare al meglio la gomma nuova, che sembra aver dato un ottimo miglioramento. Quindi nulla, ora andremo a fare un paio di lavoretti al kart, gli ultimi preparativi prima della gara, e niente, andiamo a vederli.
Quindi tra i primi lavori che dobbiamo fare oggi c'è la sostituzione delle pastiglie, e per farvi capire come siamo messi, questo è un paragone tra le pastiglie anteriori nuove e quelle usate, e diciamo che si può ben notare la differenza d'usura. Quindi il primo passaggio sarà quello di rimuovere il rispettivo tappo dell'olio dalla pompa del freno, quindi anteriore sulla nostra sinistra e posteriore a destra da questo punto di vista. Successivamente rimuoviamo il supporto a vite che vediamo qui per agevolare la rimozione delle pastiglie. Successivamente facciamo arretrare i 2 pistoncini per pastiglia per far sì di poterla rimuovere e per poter inserire quella nuova. Il prossimo passo è quello di sostituire la catena per evitare che nel momento più sbagliato ci dica ciao ciao. Poi dovremo pulire il filtro dell'aria, cosa che va fatta regolarmente e che prima, soprattutto del weekend di gara, credo sia piuttosto obbligatorio. E infine procederemo con lo spurgo dell'impianto frenante, che dopo la sostituzione delle pastiglie è molto utile. Esattamente 3 ore dopo, alla fine ci abbiamo messo un pochino più del previsto, perché oltre ai lavori appena elencati abbiamo anche cambiato i tubi della benzina. Inoltre abbiamo messo la catena nuova, come detto abbiamo cambiato le pastiglie, abbiamo anche pulito per bene tutto il telaio e nada, ora è tutto pronto, possiamo metterlo via e ci accingiamo a dirigerci a casa. Quindi ci ritroviamo in autostrada in direzione Bergamo, dove risiede la nostra dimora. E quindi oggi diciamo che è stata una giornata piuttosto produttiva. Sono riuscito a trarre qualcosa di positivo nonostante il poco tempo a mia disposizione. E sono soddisfatto perché ho comunque ottenuto un buon tempo con la Vega Rossa, anche se purtroppo oggi non sono riuscito a provare delle altre partenze rispetto ai giorni passati, perché appunto abbiamo dovuto sistemare le ultime cose sul telaio. Però nonostante tutto ora siamo pronti, il kart è pronto, io mi ritengo pronto quantomeno, quindi spero che tutto vada liscio. Quindi prima delle prove cronometrate avrò semplicemente il warm up da 10 minuti e noi quindi ci rivediamo stasera dopo cena e dopo una doccia calda che sinceramente ci vuole stasera. Eccoci qui quindi alla fine di quest'ultima giornata di allenamento. Ora non mi resta che scaricare i dati dalle videocamere sul PC, oltre chiaramente ad iniziare ad editare i video che ho appena registrato. Tra l'altro non so se ve l'ho ancora detto, ma oggi ho avuto un incontro molto ravvicinato con un duplice campione del mondo, ossia Bas Lammers, che è un pilota ufficiale Sodi. Praticamente io l'avevo dietro, lui è uscito molto meglio dall'ultimo tornante, mi ha preso sul dritto e sulla curva sinistra che poi va a scollinare mi ha sorpassato al millimetro davvero. Ma che non faccia troppo il bullo, perché chiaramente solo perché io avevo le Vega rosse e lui aveva le Vega bianche, quindi sì, facile così. Avessi avuto io con le gomme gli davo un secondo. Sì, almeno credo, ecco. Quindi io ora mi metto all'opera e poi vado anche a riposare perché sinceramente ne ho davvero bisogno. E noi quindi ci rivecchiamo domani. Bene, oggi è venerdì e questa sarà una giornata piuttosto diversa dalle altre. Infatti per oggi saremo lontani dalle 4 ruote fino a stasera in cui tornerò in pista, ma nel frattempo devo prendere il mio TM SMR 125 per dirigermi a Selvino, dove c'è il mio parrucchiere. Sì, avete capito bene, perché infatti io sono molto intelligente e per andare dal parrucchiere devo farmi ogni volta 20 km. Quindi ora vi porterò con me in questo mini motovlog, cosa che io non ho mai fatto, ma che sinceramente reputo un'idea molto carina e interessante, e quindi ci vediamo in sella. Allora, sono mega in ritardo, ho fatto tutto di frettissima. Dai che ci passo. Non ho mai avuto la moto così fredda, non la uso da 3 settimane, cazzo. Ho dovuto anche far miscela perché era secco, mi ero dimenticato altamente. Bene, si può partire? Per Selvino. Per farvi capire quanto sono in ritardo, io devo essere a Selvino alle 14:30. Ora sono le 14:16. Io di solito ci metto una mezz'oretta ad arrivare a Selvino, quindi in un quarto d'ora dovrei essere su, nella metà del tempo. Io come cazzo faccio? Tra l'altro non so neanche se basti la miscela, e l'avevo lasciata a secco e io al momento ho fatto 4 litri di miscela perché non avevo tempo di farne 10, e calcolando appunto la quarantina di chilometri che ci vogliono tra tutto, spero che siano abbastanza 4 litri. Tra l'altro non potevo scegliere posto migliore per andare dal parrucchiere,
perché appunto sono costretto ogni volta a fare la Nembro Selvino, che per chi non fosse della zona è un'ottima strada, una tra le più belle soprattutto per un 125 piccolino, e comunque siamo sempre in strada, quindi non dobbiamo andare forte, è importante la sicurezza, soprattutto perché passa anche un sacco di macchine, quindi non saremmo un pericolo solo per noi stessi. Ma tipo tanto traffico dopo. Cazzo, piove. Spero di non ricordarmi male. Ok, in teoria no. Bene, capelli tagliati e ora si torna a casa. Beh, sabato, come ben sapete, è un giorno davvero speciale, perché è quando ho corso la mia prima gara, ed è per questo che si merita un video a sé. A tal proposito vi invito quindi ad iscrivervi, ad attivare la campanella delle notifiche per restare sintonizzati, e mi raccomando, il prossimo appuntamento è domenica 20 settembre alle ore 18 con il prossimo episodio, nel quale vedrete la mia prima gara. Alla prossima!